Allora, sappiamo tutti quanti che la migliore dieta è indubbiamente quella che fa mangiare meno in assoluto, ma molti lavori scientifici hanno dimostrato che una dieta basata soltanto sulla restrizione calorica ottiene soltanto un fallimento. Infatti le diete ipocaloriche permettono ai pazienti di raggiungere in media una perdita intorno ai 10 kg, oltre la quale diventa difficile poter dimagrire ulteriormente, in quanto una dieta ipocalorica, per quanto possa essere ben equilibrata, rimane sempre la più dura, la più difficile e la più penosa da fare, perché non toglie la fame. Gli abbandoni sono quindi molto facili e in più la dieta è troppo lunga da seguire e in media una perdita di 500 grammi la settimana è un fattore che demotiva il paziente che deve ad esempio perdere 10 kg. Ecco che in alternativa alla dieta, conoscendo i notevoli benefici del digiuno, che digiuno assoluto, basato sull'assunzione di quantità di acqua a volontà, sali minerali e vitamine, insomma potremmo dire l'assunzione solo dei micronutrienti, cioè di quei nutrienti essenziali di cui ha bisogno il nostro organismo, ma che non apportano, essendo micro, nessuna energia, a differenza dei macronutrienti che sappiamo essere le proteine, i grassi e gli zuccheri, i carboidrati, che praticamente invece apportano energia. Il problema è che il digiuno assoluto, pur essendo addirittura considerato terapeutico sia in senso religioso, da religioni come il Ramadan, la Quaresima e quant'altro, in realtà il digiuno assoluto porta ad una perdita significativa della massa magra, che dobbiamo ricordare, la massa magra, la massa muscolare è la parte metabolicamente più attiva del nostro organismo. È la parte metabolicamente più attiva e noi sappiamo che anche già dopo solo 10 giorni praticamente di digiuno assoluto si arriva a perdere circa 2 kg di massa muscolare. Questo lo sanno bene chi si occupa per esempio di attività fisiche in cui la crescita muscolare rappresenta uno dei primi obiettivi. Queste grandi quote muscolari rappresentano per il nostro organismo un elemento fondamentale, essendo poi la parte metabolicamente più attiva, che noi non dobbiamo assolutamente perdere. Non dimentichiamo che il cuore è un muscolo striato, scheletrico, alla stessa stregua di tutti i muscoli striati, scheletrici che caratterizzano il nostro organismo. Quindi anche se il digiuno può aiutare a stare bene, a ripurificare il nostro corpo, il fatto che ci faccia perdere massa magra, massa muscolare, la componente metabolicamente attiva, il digiuno assoluto non è la terapia ideale per dimagrire. Per questi motivi in passato, ma anche oggi, si è incominciato a studiare la possibilità di trovare una dieta che consentisse di dimagrire e nello stesso tempo minimizzasse la perdita di massa muscolare. Bene, il primo ad arrivare a questo obiettivo e ottenere, l'accreditamento dal mondo scientifico è stato un medico americano, il professor Blackburn di Harvard, che somministrando ai suoi pazienti a digiuno una certa quantità di amminoacidi privi di carboidrati ha inventato la dieta aminoacidica. Ben presto però si andò ad accorgersi, a capire che questa dieta era troppo restrittiva, arrivava circa a 400 calorie, ma soprattutto molti amminoacidi liberi, introdotti come tali, non hanno una funzione di proteggere in modo significativo le masse muscolari e favorirne la posizione, ma si rischiava con questi amminoacidi, e quindi con una forte restrizione intorno ai 400 calorie,
di avere praticamente attivata la gluconeogenesi, ma non la crescita muscolare e l'aspetto protettivo della massa muscolare. Per cui si passò in breve a una dieta amminoacidica, alla cosiddetta dieta proteica, in cui non si introducevano soltanto degli amminoacidi liberi, ma si introducevano, essenziali in particolar modo, ma si introducevano nel nostro organismo praticamente le proteine. E queste proteine praticamente venivano introdotte con un calcolo basato non solo sulla quantità di massa magra, quindi il 40% del peso corporeo di un soggetto, ma sul peso corporeo ideale. Quindi si faceva un maggior apporto proteico, di proteine a lento rilascio di amminoacidi, quindi proteine ideali per raggiungere una dieta. Parliamo di slow protein, la proteina basata sulla caseina, che è il caseinato di calcio, diciamo una volta preparato e non in composizione micellare, rappresenta una proteina di facile digeribilità che praticamente a livello gastrico tende a compattarsi come una mozzarella e a rilasciare lentamente i gruppi, oltre agli amminoacidi liberi, i gruppi polipeptidici e oligopeptidici, dipeptidici, tripeptidici, che rappresentano praticamente le forme ideali per essere assorbiti dai villi intestinali di tripeptidi, ed essere così questi peptidi, che quindi composti da 2 o 3 amminoacidi, essere ideali per entrare nella sintesi muscolare e non solo nel processo gluconeogenetico come accade per gli amminoacidi liberi. Cosa accade nel digiuno come nella dieta proteica basata soltanto sull'apporto di proteine finalizzate quindi a attivare la chetogenesi? Nel digiuno assoluto abbiamo una perdita di massa grassa, la perdita di massa grassa, ma purtroppo accompagnata da una perdita di massa magra, che comunque porta a quel senso di stanchezza, astenia e dimagrimento in quelle parti visibili del corpo, come la faccia, aumentando il numero delle rughe, come praticamente a livello del seno che diventa cadente, a livello addominale con la comparsa di smagliature, rughe e così via, fino alla perdita delle masse muscolari in corrispondenza degli arti inferiori e così via, facendoci praticamente distruggere. Bene, nel digiuno cosa accade? Quello che accade nella dieta chetogenica, che non introducendo più i carboidrati, in particolar modo il glucosio, che per circa 150 grammi al giorno rappresenta la fonte energetica del cervello, questa massa cerebrale costituita da un numero infinito di neuroni che devono praticamente metabolizzare l'unica fonte energetica che loro possono realizzare, il glucosio. In alternativa al glucosio, solo B-full, possono utilizzare anche i famosi corpi chetonici, in particolar modo non il capostipite dei corpi chetonici che è l'acido cetacetico, ma un prodotto finale ottenuto attraverso l'idrossilasi che è l'acido beta-idrossibutirrico. È il beta-idrossibutirrato che noi troviamo nel cervello in un soggetto a digiuno, che rappresenta la fonte energetica fondamentale in alternativa al glucosio, che il cervello comincia a utilizzare come fonte energetica nel momento in cui noi non introduciamo più glucosio, ma incominciamo a produrre una quota importante di corpi chetonici. Siamo in chetosi. La nostra dieta proteica è diventata una dieta chetogenica. La fonte energetica per il nostro cervello quanto per i muscoli diventano i corpi chetonici, in particolar modo quel chetone idrossilato che è il beta-idrossibutirrato. Bene, quel chetone non